Allora, oggi cominceremo un nuovo format, una nuova serie, definiamola così, di cui sento veramente la necessità, il bisogno, quasi un effimero bisogno, proprio perché continuiamo a vedere videogiochi, uno la copia dell'altro, dei videogiochi strutturalmente simili, per non dire uguali, la stampa, la copia l'uno dell'altro, videogiochi per i quali ci siamo affezionati al personaggio. I team sfruttano i brand a morte fino a quando non conosciamo le loro dinamiche a memoria. Esempi vari Uncharted, persino l'ultimo Horizon Zero Dawn, che non sono riuscito a finire per la noia mortale, mi era sopraggiunta circa metà del gioco, proprio perché avendo finito il primo, avendolo spolpato il primo 2 volte a difficoltà massima, almeno la seconda run, ho intravisto una miriade di déjà vu nel secondo capitolo. Mi sono annoiato a morte, sono circa al livello 30, devo trovare la forza di finirlo quantomeno per esprimere un'opinione minimamente attendibile e decorosa. Ho voglia adesso di farvi vedere i videogiochi che uscivano 20, 30, 40 anni fa, agli albori del videogame. Videogiochi come quanto erano ispirati, soprattutto a livello artistico, soprattutto a livello di idee, soprattutto a livello di disegni, a livello di caratterizzazione dei personaggi, e di come erano un passatempo che in qualche modo svegliava il cervello più che turlupinarlo con delle dinamiche la Souls-like, per le quali responi in automatico ogni volta che muori nel punto indicato dal team di sviluppo, per ripercorrere il quadro centinaia di volte per dover affrontare un boss di cui fondamentalmente dobbiamo imparare i pattern a memoria per poter bucare le sue combo. Questo si traduce in una, secondo me, lobotomia del linguaggio videoludico che in pochi evidentemente colgono, e i rincoglioniti come me, più anziani, riescono a orientarsi meglio in questo turlupinaggio. Quindi il primo gioco che voglio andare a far vedere è del 1984. Io giocavo a questo gioco quando avevo 15-5 anni, forse 6, era uscito un anno dopo nel paese in cui era presente il cabinato del Conop, e si chiama The Super Donkey Kong. È un gioco che rientra nella categoria dei laser game. Laser game come Space Ace e il più conosciuto Dragon Slayer. Giochi che richiedono non particolari abilità se non un minimo di riflessi. Il paese in cui giocavo questo gioco era il ridanciano paese di Montelanico, sito nel Lazio tra i monti Lepini, un paese di 1800 anime popolato essenzialmente da signori anziani, e nel quale io mi sollazzavo tra i vari bar, 2-3 bar presenti, a giocare a Ghost and Goblins, a Super Donkey Kong, ai flip di Mario Bros all'età di circa 5-6 anni. Sorta di trailer prima che inserissimo lo spiccio. Insert Core. Pensate a un bambino di 5-6 anni che vedeva queste immagini 37 anni fa. Secondo voi avreste inserito lo spiccio? Guardate che grafica! Super Donkey Kong 1984 Universe Co-op 100 o 200 lire, 5 o 10 centesimi di adesso davano inseriti. La strega malvagia.
fino a qua ci siamo, non era per nulla difficile, bisognava stare attenti, magari si moriva una volta ma si andava avanti. Da qua non era così semplice. Ricordo che diversamente dai quick time event adesso bisognava veramente andare a tempo. E avevamo un tempo veramente minimo per poter cliccare al momento giusto. Il pezzo dell'acqua si moriva svariate volte. È difficile beccare quel momento. Delle teste dei draghi di fuoco, abbastanza semplice. Voi immaginate bambini tra i 5 e i 10 anni, io giocavo, qualcun altro giocava, e intorno a altri 4-5 bambini estasiati dalle immagini di questo gioco, nonché dalle prodezze del giocatore stesso. Eccola là, la mummia dei Mummy superava questo pezzo. Veniva visto con un certo stato di idolatria, era di una difficoltà unica. Guarda a livello artistico che disegni. Che spettacolo. 37 anni fa. Questo era il momento che decretava l'abilità di un giocatore, divideva i giocatori tra chi sapeva giocare e chi no. Sancho Panza, no pancia, Sancho Panza proprio. La strega di fuoco era considerata un boss di intermezzo del medio livello, abbastanza semplice, che dava un po' di respiro, così come questo quadro dei massi crollanti. Distendeva un po' i nervi in attesa di nuovi mirabolanti infamità. Ci sono dei passaggi del capo scheletro che ti mandano in asincroni, mandano in casinano. Anche qui i pezzi delle mani sono asincroni rispetto all'immagine del bottone della freccia. Serpe malefica, il boa. Pochi coraggiosi sono riusciti a vedere questo pezzo. In pochi sono arrivati sin qui, se non avendo speso un patrimonio equivalente all'acquisto di un'automobile.
ricordiamolo bene, quando si moriva, quando morivi le 3 vite o le 4 vite, si riusciva a prendere, come chiamavamo noi, il cannoncino, quindi una vita extra. E inserendo lo spiccio non continuavi, ma ricominciavi da capo tutte le volte. Quindi bisognava fare effettivamente una run conseguenziale senza mai morire per finire il gioco. He's dead, senor! Yes, we've done well, Sancho. Mai un momento di relax. Questo quadro delle meduse è quello che ho sempre reputato meno ispirato. Difficoltà unica questo pezzo, dove la gente bestemmiava, neanche fosse un Souls-like. Ok, la zattera è un classico, sostanzialmente la ritroviamo in quasi tutti i Dragon Slayer, in quasi tutti i laser game, lo zatterone. Qui arriviamo al castello. Gigante con sciabola, che qui sembra semplice, era di una difficoltà unica. Per dei bambini di 5, 7, 9 anni, abbastanza abili, perché comunque giocavamo abbastanza massivamente a quei tempi. La biga cornuta. Ha sbagliato anche chi sta giocando, avete sentito il rumore della levetta spinta male? Spinta in un momento sbagliato. La principessa, comunque, anche nel 1987, una fregna. Corri la principessa, voi correreste per le vostre mogli, per le vostre fidanzate?
così come corre Don Quixote per salvare la propria principessa? Upskirt. Ed ecco, combattimento finale con la strega maligna. Bocce così. Guarda che bocce. Della strega malvagia, salvataggio di Isabella. Mano nel culo. It's finally over. The witch has met her end. She's now gone forever. My hero. Boy, does it pay to be good. Dite voi, è scopata dopo? Presented by Universal Company Limited. Universal Company Limited. Sì, cotto e magnato, che è durato 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora. Vi è piaciuto? Vabbè, particolare, no? Credo che pochi di voi lo conoscessero proprio perché il target di YouTube è molto più giovane di me, però sono giochi che ci permettono di capire da dove è partito il videogame e come si è sviluppato col tempo, e penso che siano argomenti curiosi. Prossima volta parliamo di Ghosts and Goblins, uno dei giochi più difficili mai creati, altro che Dark Souls. Ciao.